Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, questa sera vi farò una ricetta buonissima, è la ricetta degli spaghetti alla matriciana, ricetta originale. Ah. No? Basta. No, io adoro la matriciana. Però io non amo molto una caratteristica del sugo alla matriciana, quindi... Certo, ecco perché io in precedenza l'ho fatto con la passata, perché qui c'è qualcuno che rompeggia un pochino, vero amore mio? Io di solito prendo la gricia. Ecco. Quando andavamo alla matrice spesso. Tesoro santo, stasera dovrei, come si dice, scansare i pezzettini di pomodoro. Farò questo sforzo. Farai questo sforzo. Allora, andiamo ad iniziare. Abbiamo qui del guanciale buonissimo che non è di Amatrice ma è di un paesino qui vicino e l'abbiamo preso da Bufala e non solo. Sì. È buonissimo, ma non ha solo questo, ha tantissime altre cose che io vi metto nell'info box ogni informazione su Bufala e non solo, perché andatela a vedere. E tra l'altro lei spedisce anche. Sì, quindi, andate a vedere la sua pagina. Detto ciò, poi abbiamo del pecorino romano. Mi raccomando che sia proprio quello romano, top. Pomodori pelati, ci vuole solo un cucchiaio d'olio. E che olio? L'olio caro, ovviamente. E un mezzo bicchiere di vino bianco buono, ovviamente matriciana. Ci vuole il pecorino. E ci vuole il pecorino. Ecco il pecorino. Ragazzi, io anche dell'olio caro vi metto informazioni nell'info box, perché voi andate sul loro sito, vi iscrivete alla newsletter e vi arriva subito un buono sconto da spendere sulla loro pagina. Che oggigiorno non è poco. Sì. Allora, e questi sono gli spaghetti, ovviamente. Qui abbiamo un olio al peperoncino, perché voi potete mettere il peperoncino secco, c'è questa variante, il peperoncino fresco. Io in questo caso ho il peperoncino fresco sott'olio e quindi automaticamente userò questo olio, ok? Un cucchiaino di questo e un cucchiaino di quello, così pareggio il conteggio dell'olio. Andrò a fare il sugo nella nostra Magic Cooker, che così anticipo il tutto e dimezzo i tempi, che non è poco, e vi posso assicurare che tutti i sapori e i profumi di questi fantastici prodotti rimarranno incatenati dentro la pentola e non è poco, ragazzi, non è poco. Quindi andiamo ad iniziare, andiamo a fare cubettini il nostro guanciale. Mi raccomando, guanciale, non pancetta. Senti, ma l'aglio quando va messo? Ma che davvero? Né aglio né cipolla. C'è chi ci mette addirittura il basilico, voglio ucciderli, veramente. Io quando la faccio, diciamo, non originale, la mia ricetta, e metto al posto del vino, lo so che adesso tutti quanti urlerete assassina, sì, l'aceto di mele, ma c'è un motivo, sgrassa tantissimo e quindi diciamo che ognuno poi può farla come vuole. Beh, certo, non è che uno viene a casa e dice tu hai fatto questa cosa che non va fatta così, no. Comunque, dicevo, andiamo a mettere poi il cucchiaino di olio al peperoncino, andiamo a mettere, guarda che se non mi taglio, un pezzettino di dito originale, mamma mia, lo sapete tutti, chi mi segue lo sa, c'ho il terrore dei coltelli, sappiatelo, proprio il terrore. Allora, dicevo, un cucchiaino di questo fantastico olio, proprio appena raso, eccolo qua. È fortissimo, ecco perché ne metto così poco. Mettiamo un cucchiaino di olio caro e ci vediamo sui fornelli. A fra poco. Senti come sfrigola. Esatto, deve sfrigolare un bel po', ma non dobbiamo farli diventare dei carboncini. No. Ok? Croccante, ma morbida comunque all'interno. Di conseguenza, non appena l'abbiamo fatta tutta quanta bella croccantina ma morbidella, la togliamo
dalla pentola, lasciamo l'olio e andiamo a buttare giù il nostro pomodoro. Quindi ecco qua, metto prima il vino, perdono, stavo dimenticando il vino, e sì, per lì a questo punto metto l'aceto, invece va il vino. Voilà. Facciamo sfumare un po' e poi la togliamo dall'intingolo e mettiamo i pomodori pelati. Vediamo tra poco allora. A fra poco. Ho tolto i ciccioli, come li chiamava il mio papà. Adesso do una schiacciata ai pomodori pelati. Non vi ho detto 400 grammi di pomodori pelati, quindi un barattolo più o meno. Dovete solo togliere un'ottantina di grammi dal barattolo, se volete, se no, se volete, se no certo la fate più condita, la fate più pomodorosa. Mettiamo un pochino di sale, scusate, mi è caduto un coperchio, così, una presa di sale, e a questo punto mettiamo il coperchio e facciamo cuocere il tutto, voi per un'oretta, noi per mezz'ora, a fuoco medio basso. ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Allora, ho messo giù la pasta, ovviamente in abbondante acqua salata, rimetto il coperchio così. Ah, ma tu hai Magic Cooker anche per la pasta? Io ce l'ho per tutto adesso, per tutto, per beh. tutto. È troppo comodo. Sì, in effetti hai ragione. E sto risparmiando un sacco di soldi, di tempo e di denaro. Allora, e soprattutto di salute. Che meraviglia! Questo è il sughetto. Non appena la pasta è cotta, noi andremo ad aggiungere il guanciale morbidino, croccantino, ok? Perfetto. Quindi, scusate il rumore, questo è spento. E aspettiamo che la nostra pasta sia cotta, mi raccomando, molto al dente, perché poi io lo andrò comunque a rimescolare nel sugo e quindi un pochino continuerà a cuocersi. Quindi toglietela molto al dente per poi ripassarla poi nel sugo. Va bene? A fra poco. Guardate Eccola. che meraviglia! È pronta. L'originale. L'originale. Che devo dire? Mi raccomando, il guanciale deve essere un quarto del peso della pasta. Questa è una cosa che non vi ho detto. È importante, ok? Che se no è troppo poco, se ne mette di meno. È troppo poco, se no dopo è troppo. Lui c'ha già l'acquolina. Sì. Io lo sento. Guardate com'è bella rossa. No, non ce la faccio. Perché Troppi è al ricordi. dente. No, è al dente. E quindi troppi ricordi. Mannaggia la miseria. Vai, scotta. Può andare? Se la mangi anche con i pezzetti di pomodoro? Sì, Mm-hmm. Ragazzi, prima o poi mi farò vedere mentre faccio questi assaggi, promesso. Complimenti a tavola con Silvia. Grazie, complimenti alla ricetta originale. Provate a farla e diteci come vi viene. E che altro dire? Ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao.